In questa lezione andremo ad analizzare l'archetipo del mondo dei burgers, il cheeseburger. È il momento, il burger per antonomasia, cheeseburger. Partiamo da burger di manzo, un cheddar inglese meraviglioso, cipolla cruda, cetriolini pickled, quindi cetriolini sott'aceto, ketchup e yellow mustard. Partiamo dal bun, che va assolutamente tostato con il burro in padella. Lo tagliamo a metà. Oggi usiamo il butter roller, ovviamente. Prendiamo la base del pane, la strofiniamo e la appoggiamo in padella. La corona del pane e appoggiamo anche lei in padella. Il bun sta tostando con il burro sulla piastra rovente e adesso passiamo alla creazione del petty di carne. Prendiamo la pallina, il nostro ring e la andiamo a schiacciare affinché prenda la forma a disco, che è la forma iconica del burger. Giriamo il bun, che è tostato perfettamente, e lo leviamo dalla piastra. Prendiamo il nostro patty, saliamo generosamente e lo andiamo ad adagiare sulla piastra. Saliamo anche l'altro lato e aspettiamo che si cuocia. C'è stata un'epoca in cui in ogni hamburgeria veniva chiesto il tipo di cottura dell'hamburger, ma l'hamburger che è fatto di macinato di carne deve avere la carne ben cotta, deve avere una bella crosticina, una bella maillard e deve essere fatto con la carne cotta. Almeno questo è il nostro punto di vista. Quindi aspetteremo che si formi appunto questa bella crosticina da un lato, poi lo gireremo e ci adageremo sopra il formaggio per farlo sciogliere perfettamente. Per questo cheeseburger useremo dei cetriolini che potete trovare tranquillamente al supermercato. Ovviamente il consiglio è di provarli a farli a casa con le ricette che trovate appunto sul ricettario di accademia.tv, ma questi sono già veramente un ottimo compromesso. La cipolla cruda è fondamentale, a mio parere, per un cheeseburger e è importante anche che venga tagliata abbastanza spessa da sentirla scrocchiare sotto i denti. Una cipolla troppo sottile porterà solo una piccola parte aromatica, ma senza dare il contributo anche al morso, che è fondamentale. Per l'occasione useremo le classiche salse per un cheeseburger, quindi il ketchup e la yellow mustard, e quindi stiamo all'interno di un cheeseburger che ci porterà sicuramente ricordi di infanzia, perché è un po' il cheeseburger alle quale siamo abituati da italiani da sempre andando a McDonald's. Siamo pronti per girare il burger, perciò sul fry top. Non ho mai toccato il burger, infatti come vedete la crosticina è perfetta e adesso è il momento di adagiarci sopra 2 fette di cheddar e di usare la cloche per farlo sciogliere. Non lo toccheremo per circa 1 minuto e mezzo affinché il cheddar fonda perfettamente e nel frattempo andiamo a comporre i primi strati con il bun. Il formaggio è sicuramente quasi sciolto alla perfezione sotto la cloche. Cominciamo a condire il nostro bun con delle salse e lo condiamo con un'estetica che ci ricorda molto quella dei cheeseburger del McDonald's. Quindi prendiamo il biberon con il ketchup e facciamo dei piccoli puntini che richiamiamo anche sulla base del pane affinché il morso risulti completo. E poi usiamo della yellow mustard ad alternare. Come vedete la salsa è importante e ne va anche una discreta quantità. Adesso andiamo a scoprire se il nostro formaggio ha sciolto bene e direi che lo ha fatto. È il momento di prendere il nostro burger, di posizionarlo sopra il pane e di mettere gli ultimi 2 ingredienti, che sono qualche anello di cipolla cruda, che andiamo a posizionare perché copra perfettamente la superficie, e una dose generosa di cetriolini sott'aceto. E adesso andiamo a chiudere. Ecco qua il primo cheeseburger. È il momento in assoluto più bello della preparazione di un burger, e cioè l'assaggio.
Non prima però di aver fatto un piccolo commento tecnico sulla parte estetica che a nostro avviso è fondamentale, e sulle proporzioni e la stratificazione del burger. Non è un burger esageratamente grande, è un burger composto e armonioso anche esteticamente, però adesso direi che io lo assaggio. Vorrei che foste qui. Ci vediamo tra poco per parlare di Blue Cheeseburger. Parliamo adesso di Blue Cheeseburger e dei due elementi che accompagnano effettivamente il formaggio bleu all'interno del burger, che sono la cipolla caramellata e la salsa aioli. Andiamo a preparare una cipolla caramellata molto semplice con una base di burro in padella, della cipolla rossa tagliata a listarelle, un po' di zucchero di canna e un po' di aceto balsamico. Mentre per la salsa aioli abbiamo tuorlo d'uovo pastorizzato, dell'olio di semi, succo di limone, aceto di mele, del rosmarino, dell'aglio tritato, sale e pepe quanto basta. Partiamo con la cipolla caramellata. La nostra padella è calda e aggiungiamo qualche noce di burro. Che facciamo sciogliere. Aggiungiamo le cipolle al burro. Diamo una mescolatina. Saliamo. E lasciamo cuocere. La cipolla si è completamente ammorbidita nel burro in padella. Andiamo ad aggiungere l'aceto balsamico e lo zucchero di canna. Diamo una bella mescolata e facciamo caramellare. Adesso abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere. Ci vorranno circa una decina di minuti. Mentre la cipolla caramellata cuoce lentamente in padella, andiamo a fare la salsa aioli. Partiamo da tuorlo d'uovo pastorizzato, andiamo ad aggiungerci un po' di aceto di mele, un po' di succo di limone, l'aglio tritato e un po' alla volta cominciamo ad emulsionare con l'olio. Ne aggiungiamo un pochino per volta e facciamo montare. Quando il tuorlo avrà assorbito tutto l'olio è il segnale che bisogna aggiungerne ancora. Ogni tanto diamo una mescolata alle cipolle. Facciamo incorporare più aria possibile e facciamo montare la maionese e adesso che siamo arrivati a un punto in cui la densità è praticamente perfetta, possiamo aggiungere il sale, il pepe e il rosmarino. Di ricette di salsa aioli ne esistono veramente tantissime, questa è la nostra versione, è quella che abbiamo fatto perché sia adatta al burger che stiamo appunto creando, che è il Blue Cheeseburger. Aggiungiamo un altro pizzico di pepe e siamo pronti per fare l'ultima emulsione. Fondamentale assaggiare per sentire se è giusta di sale e di acidità. Tutte le dosi e i procedimenti li trovate sul ricettario su accademia.tv.
ma non sottovalutate mai il vostro gusto personale, che è fondamentale nella preparazione di qualsiasi piatto. La cipolla sta finendo di cuocere, la salsa aioli è pronta e adesso andiamo a vedere le fasi successive. È il momento di comporre il blue cheeseburger. Una piccola curiosità sul nostro blue cheeseburger è che gli abbiamo dato un nome che è Bernie, in omaggio a Giuseppe Bernardinelli, che è l'affinatore di formaggi che ci segue da quando siamo aperti, che è colui che affina questo blue cheese valdostano meraviglioso. Partiamo quindi dagli ingredienti che abbiamo già preparato. La cipolla caramellata a stemperato è qui pronta e la salsa aioli anche. Per comporre questo panino avrò bisogno sempre del nostro bun, che imburreremo stavolta senza butter roller ma con il classico coltello da cucina. Avrò bisogno del nostro patty, del blue di Nicoletta e lo spinacino fresco. Procediamo a tagliare il bun e con un normalissimo coltello da cucina prendiamo il burro ammorbidito e lo spalmiamo su tutta la corona del bun, cioè la parte alta, diciamo. Bisogna essere generosi con il burro affinché la tostatura avvenga nel migliore dei modi, affinché quando arrivate al punto in cui avvicinate al naso il burger, prima ancora di morderlo, sentite un buonissimo profumo di pane tostato. Perfetto, il bun è imburrato, andiamo a metterlo sul fry top. Mentre il bun si tosta, procediamo a formare il patty con il nostro ring. Prendiamo il ring, il macinato di manzo e lo formiamo a disco. Come già fatto in precedenza, saliamo la superficie del patty e andiamo ad adagiarlo sul fry top. Saliamo anche l'altro lato e aspettiamo che si formi la crosticina. Nel frattempo il bun sarà tostato, perciò andiamo a girarlo. Come vedete il bun è perfettamente tostato lungo tutta la superficie e adesso, mentre la carne cuoce, cominciamo a adagiare gli altri ingredienti. E partiamo dalla salsa aioli che andrà su tutta la corona del burger. Quindi prendiamo la salsa, un cucchiaio potrebbe bastare, lo mettiamo al centro e poi con movimenti rotatori riempiamo tutta la superficie del burger. Sopra la salsa aioli qualche foglia di spinacino fresco. Utilizziamo lo spinacino perché è una foglia abbastanza croccante e molto fresca, con un sapore neutro, a differenza di alcune insalate che invece tendono ad essere un po' più presenti. Ci interessa avere una parte fresca e croccante per alleggerire un po' e rinfrescare i sapori e dare un po' più di armonia al burger. È il momento di girare il petto di carne e di adagiarci sopra il formaggio a sciogliere. Anche qui la crosticina è venuta perfettamente. Prendiamo una fetta di blue cheese, lo adagiamo sopra, prendiamo della cipolla caramellata, la distribuiamo bene su tutta la superficie e copriamo con la cloche. Per chi a casa non avesse una cloche basta qualsiasi contenitore a forma di semisfera, quindi una ciotolina di metallo o anche un pentolino rivoltato sopra un'altra padella. Quando il formaggio sarà sciolto e la cipolla si sarà stemperata, potremo adagiare sulla base del bun e quindi finire la composizione del burger. Sono passati un paio di minuti, il formaggio sicuramente è sciolto, quindi andiamo a togliere la cloche e portiamo il burger sul pane. Come vedete il formaggio è sciolto perfettamente, la cipolla si è stemperata. Andiamo a chiudere con la corona del burger con la salsa aioli e lo spinacino. E il nostro blue cheeseburger è pronto.
È il momento di assaggiare il Blue Cheeseburger e io sto già un po' salivando perché il profumo è incredibile. E c'è una questione di armonia di sapori che qui è esplicitata in maniera ancora più chiara, ancora più evidente. È un formaggio con un'aromaticità veramente importante che viene abbracciato questa volta da questa salsa aioli che è profumatissima e in bocca fa un gioco veramente armonioso quando arriva il primo morso. La cipolla caramellata non fa che accentuare tutto questo. Quindi questo è un burger di assonanze e non di contrasti che adesso vado a mordere. Se c'è una qualità tra tutte è che è un burger cremoso, che fa un po' di casino, ma è il suo bello. Il Blue Cheeseburger è sicuramente uno scale up nei confronti del cheeseburger più classico con il cheddar, sia come complessità di sapori che come rotondità di gusti. Li abbiamo assaggiati tutti e due. Fateci sapere in qualche modo qual è il vostro preferito e vi rimando alla prossima lezione in cui parleremo di smash burger. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.